Hi guys e benvenuti in questo nuovo video. Dopo il video dei decolli, che ve lo lascio qui in descrizione, in molti mi avete chiesto un video sugli atterraggi. Se un buon decollo è fondamentale per poter volare, l'atterraggio non lo è, perché abbiamo un'alleata che è la forza di gravità che ci farà in ogni caso arrivare a terra. Bisogna però riuscire a farlo bene, perché se vogliamo riutilizzare la nostra attrezzatura e le gambe è una cosa che bisogna fare. Allora, come per il video dei decolli, devo fare un piccolo disclaimer. Questo video non vuole mettersi al posto di un corso che va sempre fatto, ma prendetelo più come un consiglio da un amico e magari qualcuno potrà trarne giovamento migliorando la sua tecnica o risolvendo dei problemi e degli errori che lui ha in questa fase del volo. Prima di continuare voglio dirvi ovviamente che le tecniche di atterraggio vanno adattate anche un po' all'attrezzatura che volate. Sicuramente atterrare in pochi passi con una 25 metri non è sicuramente fattibile nelle stesse condizioni di vento che con una da 16 metri. Dovete fare le vostre valutazioni in base anche all'attrezzatura che avete. Come per i decolli, anche per gli atterraggi vi farò vedere 3 tecniche che io utilizzo, dalla più basica alla più avanzata, se vogliamo chiamarla così. Partiamo subito dalla prima. La prima è la più semplice, quella che vi insegnano al corso di paramotore. Con questa tecnica si arriva in volo livellato a una trentina di metri di quota, lentamente si molla motore fino poi a spegnerlo, lentamente, perché così evitiamo pendolate della vela. Ci prepariamo all'atterraggio fuori dall'imbrago e braccia alte. Arriviamo bene controvento, cerchiamo di non sovraccorreggere la vela in questa fase, perché potrebbe rischiare di portarci nelle fasi finali in maniera scomposta o addirittura non perfettamente controvento. Quindi piccole correzioni. Quando siamo a 1 metro da terra raccordiamo fino alle spalle, anche lì dipende un po' dalla lunghezza dei freni, quindi prendete quello che vi dico con le pinze. E quando abbiamo smaltito la prima energia raccordiamo tutto fino sotto il culo e atterriamo. Adesso andiamo in volo e ve la faccio vedere. Allora ragazzi, ho dovuto aspettare che il vento cali, 24 ore ho dovuto aspettare, perché se no i risultati erano falsati, poi veniva fuori sì, ma col così tanto vento è troppo facile, eccetera eccetera. Questa secondo me è la tecnica base per il paramotore. Arriviamo livellati in direzione controvento a una quota ragionevole che può essere 30 metri. Molliamo lentamente il motore, non veloce, se no creiamo pendolate, e quando siamo al minimo spegniamo motore. Quando abbiamo spento il motore andiamo fuori dall'imbrago, spegniamo motori, fuori dall'imbrago braccia alte. Cerchiamo di correggere il meno possibile in questo momento, altrimenti creiamo pendolate. Quando siamo quasi vicino al terreno, raccordiamo la prima parte, raccordo, la tengo, quando vedo che perdo l'energia, atterro. È molto importante, quando facciamo la prima raccordata, non ritornare mai indietro con le mani verso l'alto, altrimenti la vela riprende velocità e arriviamo a terra come dei missili. Ve lo rifaccio vedere. Mollo motore, spengo, esco dall'imbrago, prendo velocità, busto in avanti, raccordo, aspetto che perda energia e atterro. Completamente fuori dall'inquadratura, ma non importa. La seconda tecnica è quella che si usa per il parapendio e viene insegnata nei corsi di parapendio. E voi vi chiederete, ma perché ce la stai spiegando? Questa tecnica è molto utile in caso di piantata ed è una cosa che nel paramotore bisogna sempre tenere a mente, perché può sempre capitare. Ci avviciniamo al campo in sottovento, è una quota di 100 metri, la quota che di solito usate per volare, in modo da avere l'occhio e di conoscere le tempistiche che ti portano a terra. Ci mettiamo sotto vento del campo e facciamo delle S. Facciamo delle S guardando sempre il campo e l'atterraggio, mai dare le spalle all'atterraggio, perché se noi andiamo a fare un 360 col vento, che poi ad un certo punto ce l'abbiamo in culo, ci porterà lontanissimo dal campo e rischiamo di non riuscire ad arrivarci. Quindi facciamo delle S guardando sempre il campo e quando abbiamo la quota giusta entriamo nel campo e atterriamo.
Questo ovviamente va fatto a motore spento per simulare la piantata motore. Le fasi finali dell'atterraggio sono sempre le stesse, quindi braccia alte, massima velocità, arrivare bassi, cominciare a raccordare e poi giù tutto. Allora, questa tecnica, come vi ho detto, è usata nel parapendio e noi la utilizziamo più che altro come allenamento in caso di piantata. Ci portiamo a una quota, che è la quota che di solito usiamo quando vogliamo, in modo da avere un allenamento che sia il più possibile veritiero, anche se voi volate tutti a 10 metri da terra, lo so, e spegniamo il motore. Facciamo delle S, tenendo sempre d'occhio il campo e tenendo sempre d'occhio la direzione del vento. Dobbiamo fare delle S che siano con una linea perpendicolare alla direzione del vento. Cominciamo a avvicinarci al campo. Quando pensiamo che la quota sia giusta, entriamo, vediamo se l'ho azzeccata, fuori dall'imbrago, sempre braccia alte, raccordo e arrivo lungo sul campo. Se era in mezzo ai campi, in mezzo ai boschi, sarei finito sugli alberi. Il terzo atterraggio è quello che uso più di frequente ed è quello anche che ho ricevuto più domande da voi. È l'atterraggio col motore fino praticamente a terra, non saprei come chiamarlo. Io l'ho imparato perché negli audaci dobbiamo atterrare in spazi molto spesso stretti e soprattutto dobbiamo atterrare tutti belli in fila perché coreograficamente è più bello. E per farlo dobbiamo sapere esattamente dove mettere i piedi e dobbiamo arrivare lì. E adesso vi faccio vedere come funziona. Ah sì, è un atterraggio che sconsiglio ai neofiti perché si arriva a terra col motore ancora acceso e con l'elica a pieni giri quasi. Quindi se sbagliate qualcosa e arrivate a terra, l'elica probabilmente si spacca e se vi cadono i cordini tagliate anche i cordini. Quindi è una tecnica da utilizzare solo quando avete preso mano e siete sicuri di quello che fate. Questo è l'ultimo e mi avete fatto un sacco di domande su questo atterraggio perché non è un atterraggio molto utilizzato. Cercherò di spiegarvelo il meglio possibile. Come vi ho già detto, bisogna arrivare livellati a 1 metro da terra, 2 metri da terra, 50 cm da terra, a quanto ve la sentite, avvicinarsi al punto prestabilito. È più facile a farlo che a spiegarlo, cercherò di farvelo vedere il meglio possibile. Arriviamo leggermente pizzicati in volo livellato, in modo da essere già abbastanza lenti e di avere bene il controllo sulla vela. Quando poi vogliamo mettere i piedi giù per terra, diamo un'accelerata e freniamo tutto. Adesso qua è un po' turbolento, vediamo. Infatti sono andato un po' di traverso, ve lo rifaccio vedere di nuovo. Allora ve lo rifaccio vedere. Adesso notavo, facendolo, che la sgasata del motore in casi come oggi che c'è un po' di vento forse neanche non serve perché vi porta troppo in alto. Quindi adesso proviamo a farlo senza dare motore alla fine. Si può anche fare, però è ancora più rischioso, arrivare fino in fondo, frenarla e dopo averla frenata dare motore in modo da aiutare lo stallo, ma lì veramente è una cosa per pochi. Arriviamo in livellato, già il piede pronto in avanti fuori dall'imbrago. Tocchiamo già quasi coi piedi per terra. Molliamo motore, capriamo e atterriamo. Ve lo rifaccio vedere. Fuori dall'imbrago. Sempre quella, sempre quella. Dai, cerco di farvelo vedere più volte
e magari potete capire delle cose che io neanche non vi spiego perché non mi viene da spiegarvi o mi vengono naturali e non saprei come dirvelo. Sono un po' sottovento di quella boschetta là, quindi qua bassi si balla un po'. Qua mi alza come prima e vado tutto di traverso. Ci sarebbe ancora un atterraggio che io non so fare, che è lo swoop landing, è quello, per capirci, che fa Tucker God. Non l'ho mai provato a fare e chiedo a voi, se c'è qualcuno di voi che lo sa fare, se può insegnarmelo. Sarebbe davvero bello per me impararlo e magari ci faccio un video quando cerco di impararlo, sperando di non schiantarmi. Spero che questo video vi sia stato utile. Ribadisco, non prendetelo come un corso, vi prego, ma prendetelo come un consiglio di un amico che vola insieme a voi nel vostro campo. Posso sbagliare, anzi sbaglio spesso, e se sbaglio mi raccomando, di nuovo ditemelo nei commenti. A me fa solo piacere imparare da voi come voi imparate da me. Andiamo a trovare questi caprioli. Guardate che spettacolo nell'erba verde. Vabbè ragazzi, per questo video è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e scrivetemi nei commenti se questo video vi è stato utile o se avete dei consigli da darmi. Noi ci vediamo al prossimo video, statemi bene, tante belle cose e viva l'elica. Ciao! L'ultimo atterraggio lo facciamo a motore spento, che il primo non mi è piaciuto. Adesso arriverò corto, fai conto. Sono corto. Raga, sono corto. Sono corto! Merda!